Ciao a tutti. Il narcisista ha una visione della vita profondamente egocentrica, plasmata dal suo bisogno costante di attenzione, di ammirazione e di controllo sugli altri. La sua prospettiva è filtrata attraverso una lente che lo pone al centro del mondo, rendendo ogni esperienza un riflesso del proprio valore e della propria superiorità. Questo modo di pensare condiziona ogni aspetto della sua esistenza, dalle relazioni personali al lavoro, dalla percezione del successo all'interpretazione del fallimento. Il narcisista è il senso della vita. Per il narcisista la vita è un palcoscenico in cui lui è la stella principale. Ogni interazione e ogni situazione devono contribuire a rafforzare la sua immagine grandiosa. Non cerca la verità, la crescita interiore o la connessione autentica con gli altri, ma piuttosto l'adorazione e il riconoscimento. Se qualcosa non serve a nutrire la sua autostima, tende a svalutarlo o a ignorarlo. Pensieri tipici. Tutto ruota intorno a me. Se non mi porta vantaggi, non vale la pena farlo. Chi non mi ammira è solo invidioso. Ogni giorno è un'opportunità per brillare. La vita è una performance e io sono la stella principale. Gli altri sono solo comparse nel mio spettacolo. Esempio, il narcisista potrebbe lavorare instaccabilmente non per passione o per dedizione, ma per ottenere status e riconoscimento. Se il suo impegno non viene adeguatamente lodato, potrebbe abbandonare il progetto o screditare chi non lo apprezza abbastanza. Le relazioni secondo il narcisista. Le relazioni sono strumenti di autoaffermazione. Il narcisista non si lega agli altri per amore autentico, ma per il valore che possono offrirgli come status, ammirazione e conferma della propria superiorità. Gli individui nella sua vita sono spesso divisi in due categorie, quelli che lo mettono su un piedistallo e quelli che rappresentano una minaccia al suo ego. Pensieri tipici. Le persone esistono per servire i miei bisogni. Se qualcuno non mi ammira, non ha valore per me. Le persone nella mia vita devono servire a uno scopo. Se non mi portano vantaggio, non meritano il mio tempo. Le relazioni sono un investimento e io voglio il massimo rendimento. Lasciare che qualcuno entri nella mia vita è davvero rischioso. Potrebbero rendersi conto che non sono perfetto e questo metterebbe in discussione la mia grandezza. Esempio, il narcisista in una relazione sentimentale inizialmente mostrerà un comportamento seduttivo e idealizzante, facendo sentire la partner speciale e unica. Tuttavia, una volta ottenuto il suo scopo, potrebbe diventare freddo, critico e manipolativo, facendo sentire l'altra sempre inadeguata. Successo e fallimento nella visione narcisistica. Il successo è un elemento chiave per l'autostima del narcisista. Qualunque traguardo venga raggiunto deve essere riconosciuto dagli altri e deve servire a dimostrare la sua eccezionalità. Il fallimento invece non è contemplato, viene negato, giustificato o attribuito a fattori esterni, spesso con la colpa ricadente sugli altri. Pensieri tipici. Io non posso fallire. Se qualcosa va storto è colpa degli altri. Solo i deboli ammettono gli errori. Io sono superiore. Merito tutto ciò che ho. Ogni successo è il risultato del mio talento e della mia determinazione. Gli altri devono solo imparare a riconoscerlo. Esempio, se il narcisista non ottiene una promozione, non ammetterà mai che il collega è più competente. Piuttosto attribuirà la colpa all'invidia dei superiori o alla scarsa intelligenza di chi ha preso tale decisione. Empatia e manipolazione. L'empatia autentica è quasi inesistente nella mente del narcisista. Può simulare emozioni per ottenere ciò che vuole, ma non prova un vero interesse per i sentimenti altrui. Questo lo rende un maestro della manipolazione, capace di leggere le debolezze degli altri e usarle a suo vantaggio. Pensieri tipici. Le emozioni altrui sono solo strumenti per ottenere ciò che voglio. Se riesco a controllare qualcuno significa che sono più intelligente di lui. La convalida esterna è ciò che mi tiene in vita. Ho bisogno che gli altri mi ammirino e mi lodino costantemente. Senza di essa mi sento vuoto. Posso ottenere ciò che voglio manipolando gli altri. È un gioco ed io sono il campione. Non c'è nulla di sbagliato nel farlo, è solo strategia.
Non riesco a capire perché le persone si preoccupino tanto per i sentimenti altrui. Dovrebbero concentrarsi su se stesse, come faccio io. Esempio, il narcisista potrebbe fingersi comprensivo nei confronti del collega in difficoltà solo per raccogliere informazioni da usare contro di lui in futuro. L'illusione del controllo. Il narcisista ha un bisogno incessante di controllo su ogni aspetto della sua vita e di quelli altrui. L'idea di dipendere dagli altri lo terrorizza, così come la sensazione di essere fuori controllo. Questo lo porta a manipolare e plasmare la realtà secondo la propria convenienza, distorcendo i fatti se necessario. Pensieri tipici. Se non controllo tutto, gli altri mi faranno del male. La mia versione della realtà è l'unica che conta. Essere mediocre è inaccettabile. Devo sempre essere il migliore in tutto ciò che faccio. La mediocrità è una minaccia alla mia identità. Esempio, se una discussione con una partner o con un amico non si conclude a suo favore, può riscrivere la narrazione a proprio vantaggio, negando parole dette o attribuendo agli altri atteggiamenti negativi che in realtà ha avuto lui stesso. Il rapporto con la critica. La critica è il peggior nemico del narcisista. Anche un'osservazione minima sulla sua condotta può scatenare reazioni sproporzionate che vanno dalla rabbia all'attacco personale fino al completo distacco emotivo. Piuttosto che riconoscere un difetto o accettare un consiglio, preferisce svalutare chi lo ha criticato. Pensieri tipici. Io non sbaglio mai. Se qualcuno mi critica, sta cercando di abbattermi. Chi mi critica è solo un fallito invidioso. Chiunque critichi le mie azioni non comprende la mia genialità. Non ho bisogno dell'approvazione degli altri poiché la loro opinione è irrilevante. Esempio, se un amico gli fa notare un comportamento egoistico, il narcisista potrebbe rispondere con sarcasmo, sminuendo l'amico o attaccandolo su un punto di vulnerabilità. Il vuoto interiore nascosto. Sotto la facciata di sicurezza e di grandiosità, il narcisista spesso cela un profondo senso di vuoto, poiché il suo valore dipende dall'approvazione esterna e dalla ricerca costante di conferme per evitare di affrontare un'insicurezza di fondo che non ammetterebbe mai a se stesso. Pensieri tipici. Se smetto di ricevere attenzioni non valgo nulla. Devo essere sempre il migliore, altrimenti non sono nessuno. Quando qualcosa non va è sempre colpa degli altri. Non posso essere responsabile dei miei fallimenti, sono troppo speciale per fallire. Esempio, dopo aver ricevuto complimenti per un successo lavorativo, il narcisista potrebbe sentirsi euforico per un breve periodo. Tuttavia, appena l'attenzione si sposta altrove, proverà un senso di inutilità che lo spingerà a cercare nuove fonti di validazione. In sintesi, la vita, secondo il narcisista, è un gioco di potere, di immagine e di controllo. Ogni relazione, ogni successo e ogni esperienza sono valutati in funzione di ciò che possono apportare alla sua immagine di superiorità. Tuttavia, dietro la maschera di sicurezza si cela una fragilità profonda, alimentata dalla costante paura di non essere abbastanza. Comprendere questa prospettiva aiuta non solo a riconoscere il comportamento narcisistico negli altri, ma anche a proteggersi da dinamiche tossiche che possono compromettere la propria serenità e la propria autostima. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.